Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Chi mi segue da un po' di tempo sa che oltre a parlare di slot cars mi piace anche un po' far vedere quelli che sono gli strumenti che si potrebbero trovare all'interno di un'officina, soprattutto di quelle persone che vanno a preparare le loro vetture e andare quindi a migliorare le performance dei loro modelli. Ecco ad esempio che è il classico caso di questo trapano a colonna, o per meglio dire di questo mini trapano a colonna, perché come potete vedere le sue dimensioni sono veramente ridotte, però è uno strumento che io reputo molto utile, è uno strumento che mi piace utilizzare. L'ho sostituito al vecchio Dremel che avevo, perché con questo effettivamente trovo molta più facilità nel fare diverse operazioni, perché ragazzi dovete capire che nel preparare le vostre slot cars non c'è soltanto il fatto di andare a cambiare le viti normali, quelli praticamente che ci sono all'interno del modello nella sua confezione originale, con quelle magari più performanti che potete acquistare in aftermarket, ma c'è tutta una serie di lavorazioni che può essere eseguita sia sui prodotti originali sia sui prodotti che acquistate in aftermarket per migliorarne ulteriormente le loro qualità. Non sto qui ad elencarvi tutto quello che si può fare per migliorare le prestazioni dei vari componenti della slot car, ma ragazzi andremo pian pianino a sviscerare ogni singolo componente e a capire quindi come poterlo migliorare. Oggi però voglio soffermarmi su questo strumento perché voglio farvi capire l'importanza di avere uno strumento di questo genere che vi servirà sicuramente se volete migliorare nella vostra preparazione delle vetture. Questo è quindi il mini trapano che ci servirà per fare diverse tipologie di lavorazioni sulle nostre slot car, e devo dire un trapano dall'aspetto decisamente solido, dall'aspetto quasi professionale, nonostante sia chiaramente un trapano di produzione cinese, come ormai si trovano per la maggior parte su internet. Questo nello specifico l'ho acquistato su Amazon, vi lascio comunque anche il link nella descrizione del prodotto se volete anche voi acquistare un trapano di questo genere, e ha un funzionamento decisamente molto semplice. Innanzitutto ha un mandrino che mi dà la possibilità in pratica di poter andare ad installare delle punte che chiaramente possono essere intercambiabili. Sono normalissime punte da trapano, posso utilizzare quelle da legno, quelle da metallo, posso utilizzare diverse tipologie anche di accessori, come ad esempio delle lame da taglio o delle smerigliatrici, che mi permettono appunto di andare a gestire tante lavorazioni. Il suo funzionamento è decisamente molto semplice. Abbiamo qui praticamente un motorino, che sarebbe questo di colore verde, è un motore con una coppia decisa, è un motore che mi permette appunto di eseguire delle lavorazioni anche di una certa forza, di una certa prestanza. Infatti mi dà anche la possibilità di andare a forare delle superfici decisamente molto resistenti. Io ho provato con ad esempio delle piastre di metallo e non ci sono problemi. Chiaramente, come tutti i trapani a colonna, non è da confondere con un classico trapano che siamo abituati tutti ad utilizzare. E vi dico questo perché chiaramente la velocità di rotazione del mandrino, cioè di questa parte dell'alberino che fa girare l'attrezzo all'interno del trapano, è leggermente inferiore rispetto ad un trapano normale, ed è anche decisamente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un semplice Dremel. Mi dà quindi la possibilità di effettuare lavorazioni molto più precise, e poi mi dà anche la possibilità, visto che lavoriamo molto spesso con del materiale plastico, come potrebbero essere ad esempio, non so, le corone o addirittura anche qualche cerchio, di non andare a scaldare il materiale, evitando quindi anche di formare quei fastidiosissimi fili, soprattutto quando lavoriamo a base plastica. Altre caratteristiche di questo piccolo ma essenziale strumento sono chiaramente questo braccio, che è un braccio che mi dà la possibilità appunto di oscillare in verticale mantenendomi perfettamente perpendicolare all'asse di lavorazione, quindi a seconda dello strumento che io andrò ad inserire, ma poi vedremo anche è possibile inserire alcuni accessori diretti delle slot car, io avrò una lavorazione sempre costantemente verticale. Lo scorrimento è chiaramente garantito da un alberino posizionato in verticale, e poi c'è una molla di ritorno che, come vedete, non ho assolutamente la necessità di far ritornare la parte del trapano, quindi del mandrino, nella sua posizione originale, perché già ritorna automaticamente. Quindi con una leggerissima
a pressioni io posso andare ad eseguire la mia lavorazione. Ho anche la possibilità con questa piccola vite di andare a lavorare molto di fino, perché io posso, al posto che schiacciare questa leva, a ruotare questa manopola e come vedete la leva si abbassa, ma chiaramente si abbassa decisamente poco per volta, quindi molto piano, e questo mi dà la possibilità appunto di andare ad eseguire delle lavorazioni anche millimetriche. In più io adesso ve lo giro da questa parte laterale, ho una scala che mi dà anch'essa la possibilità di andare a capire quanto sto lavorando. Qui infatti ho un piccolo segno che mi va ad indicare su questo righello metallico, quindi molto preciso, quanto sta affondando il mio mandrino e quindi quanta pressione io vado a dare alla mia lavorazione. Insomma, ci sono delle caratteristiche che, seppur di piccole dimensioni, seppur dal costo decisamente contenuto, lo rendono davvero uno strumento interessante. Insieme a questo piccolo trapano a colonna viene dato anche questo strumento, che è uno strumento abbastanza utile. Diciamo che forse per le nostre slot car non è così indispensabile, però si rende utile qualora io dovessi andare a bloccare un pezzo e magari ho difficoltà a tenerlo con le dita, ho difficoltà nel tenerlo fermo in posizione fissa o in posizione centrale rispetto al foro di lavorazione, ecco che allora posso andare a fissare questo strumento direttamente mediante questi fori sulla mia base del trapano e a questo punto avrò la possibilità di andare a fissare il pezzo che intendo lavorare in modo tale da tenerlo assolutamente fermo. C'è un tastino che mi permette di avanzare e di arretrare senza dover utilizzare la vite per spostarmi avanti e indietro, quindi essere un po' più veloce nel caso in cui io debba inserire degli accessori di diverse dimensioni, però anche in questo caso ho la possibilità di andare ad agire con questa vite in modo decisamente millimetrico e quindi fermarmi all'occorrenza senza andare a schiacciare di più di quel che serve il mio pezzo che intendo andare a lavorare. E come viene data corrente a tutto questo sistema? Chiaramente abbiamo in dotazione un alimentatore che da una parte va alla corrente, dall'altra parte si andrà ad inserire con un pratico jack direttamente sul mio trapano a colonna. In più ho la possibilità di andare a variare la velocità di rotazione mediante questo selettore e mediante delle pratiche lucette che vanno ad accendersi in base al voltaggio che io vado a definire dall'alimentatore. Ho la possibilità di regolarlo partendo da 12 volt, che è la corrente minima per poter far girare questo trapano a colonne, ed arrivare fino a 24 volt, quindi una velocità di rotazione decisamente molto interessante. Ecco, che cosa potrei ad esempio fare con questo trapano a colonna? Io vi do qualche indicazione, poi andremo, come ho già detto, ad approfondire ogni lavorazione. Non voglio qui parlare delle lavorazioni che possono essere effettuate diciamo a stretto legame con le slot car, più che altro diamo qualche indicazione, come ad esempio si potrebbe fissare l'alberino motore di un qualsiasi motore di una slot car per farlo girare a secco. Se ho la necessità di lubrificare ad esempio soltanto le boccole o di far aderire meglio i carboncini sull'indotto del mio motore, potrei ad esempio far girare semplicemente il motore, quindi fermando l'alberino del motore sul mandrino del mio trapano a colonna e poi tenendo il mio motore potrei andare tranquillamente a far girare l'albero. È una tipologia di chiamiamolo rodaggio indotto, nel senso che il motore non ha la corrente direttamente lui per poter far girare l'albero motore, ma l'albero motore gira perché è stato collegato meccanicamente ad un mandrino, quindi ad un altro motore che gli permette di girare. C'è una serie di vantaggi nel fare questo tipo di attività, una su tutte il fatto di poterlo far girare a forte velocità senza la problematica o la paura di poterlo bruciare, perché chiaramente all'interno del motore non c'è il passaggio di corrente. Ma poi ad esempio abbiamo la possibilità di andare ad inserire all'interno del mandrino ad esempio un banalissimo assale di una nostra slot car, chiaramente poi lo andremo a fissare con la sua chiave. Ecco che facendolo ruotare possiamo andare a capire se abbiamo un assale dritto o se abbiamo un assale storto, perché chiaramente la percezione che noi avremo sarà
una percezione reale di come va a muoversi il nostro assale. Ma su questo assale possiamo andare a fissare una corona, un cerchione, possiamo insomma andare a fissare tutto quello che normalmente troviamo sul nostro assale anteriore e posteriore per poterlo lavorare al meglio. Ad esempio possiamo andare a lavorare un cerchio, possiamo andare ad alleggerire una corona, possiamo andare ad alleggerire o a modificare uno stopper. Insomma, ci sono tantissime lavorazioni che si possono fare con questo tipo di strumento. E poi ancora un grande vantaggio rispetto a quello che potrebbe essere il Dremel è che questo chiaramente mi dà la possibilità di lavorare con 2 mani libere, mentre il Dremel purtroppo ho la necessità di tenerlo con una mano, quindi ho comunque sempre una mano impegnata dall'utilizzo del Dremel e quindi ho decisamente molta meno maneggevolezza nel muovermi con gli accessori che ho intenzione di andare a lavorare. Qui chiaramente tutto molto più pratico, tutto molto più semplice. Insomma, io lo utilizzo da circa un annetto a questa parte ed è diventato uno di quegli strumenti di cui non posso più farne a meno, perché mi rende veramente la vita molto più facile e il lavoro molto più veloce. Questo chiaramente è un tipico accessorio che non è fondamentale nelle officine di chi pratica slot, però per chi si avvicina alle preparazioni delle vetture devo dire che può in qualche modo aiutarvi. Io ero abbastanza scettico, io ho utilizzato il Dremel fino a pochissimo tempo fa, però effettivamente per qualche tipologia di lavorazione avevo qualche problema, soprattutto quando dovevo lavorare alla plastica, perché chiaramente il Dremel ha un giro di rotazione un po' più elevato e quindi scaldava decisamente in modo abbondante la plastica, rendendomela poi filamentosa e quindi la bruciava, in poche parole. Con questo strumento ho trovato effettivamente dei grandi benefici. In più ho la possibilità ad esempio di andare a fare anche delle piccolissime lavorazioni sulle gomme, come potrebbero essere ad esempio l'arrotondamento degli angoli o altre tipologie di lavorazioni su altri materiali, e mi dà sempre comunque la possibilità di lavorare con 2 mani. Insomma ragazzi, io ve l'ho voluto presentare. Non è una slot car, non è un classico unboxing a cui siete abituati, ma lo sapete, chi segue il canale da un po' di tempo lo sa che ogni tanto faccio vedere anche qualche strumento che utilizzo io all'interno della mia officina per preparare le vetture. Questo è uno dei tanti che utilizzo, ce ne saranno ancora e man mano, quando ci sarà l'occasione, ve li farò vedere, anche per darvi magari qualche consiglio o alle volte anche solo per darvi qualche spunto, qualche idea, perché magari qualcuno di voi ha qualche difficoltà. Però stiamo arrivando oramai ad un punto in cui è forse anche necessario fare quei piccoli passetti in più e iniziare con qualche lavorazione, con qualche preparazione dove si va magari a modificare un pezzo, perché fino adesso abbiamo parlato di assemblaggio, quindi abbiamo in poche parole sostituito dei pezzi con altri più performanti, però ragazzi sappiate che c'è tutto un mondo sotto le preparazioni. E infatti se andiamo a sbirciare nelle officine di chi è più bravo sicuramente di me, di quelli che praticano slot magari da 40 o 50 anni, vedreste che hanno un sacco di pezzi personalizzati che pian pianino durante la loro attività di slot car hanno costruito e hanno saputo performare al meglio. Ragazzi, come sempre io vi chiedo un like se avete trovato interessante anche questo argomento, se vi è piaciuto quello che vi ho mostrato in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché vedo che siete in tanti a guardare i miei video ma siete ancora in pochi ad essere iscritti. Mi raccomando, io lo dico sempre, facciamo crescere questa community anche qui in Italia, come sta succedendo in Spagna, per dar voce al nostro fantastico mondo delle slot car. E noi, come sempre, ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.